Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video fra i vostri preferiti, i moduli ragazzi. Oggi torniamo a parlare di moduli. Sì, perché ho provato un modulo che sembra all'apparenza difensivo e poco efficace in avanti, ma ragazzi vi posso garantire che non è così, perché ci sono delle impostazioni che andremo a dare, con degli stili di gioco che andremo a dare a queste carte, che ragazzi lo rendono molto efficace, e attualmente io mi ci sto divertendo molto in seconda divisione ragazzi. Stiamo provando a ritornare in prima, ma attualmente siamo ancora sulla seconda, sto giocando anche poco. Ora ve lo farò vedere ragazzi, e così lo andiamo ad analizzare insieme, e magari poi nei commenti potete anche dirmi la vostra. Io vi ricordo sempre dell'affiliazione ragazzi di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti. Amazon lo conosciamo tutti, Gamivo invece è una piattaforma videoludica. Semplicemente passando al link che trovate in descrizione o comunque ragazzi nel canale, supporterete appunto il canale, e io ne sarei molto grato. Sono aperti sempre anche gli abbonamenti, quindi con tanti contenuti dedicati, esclusivi, che stiamo iniziando a preparare per tutti gli abbonati. E quindi ragazzi, mi raccomando, se volete supportare il canale a un prezzo veramente irrisorio, vi aspetto. Andiamo a vedere subito ragazzi invece il modulo di oggi. Ragazzi, è un 5-2-1-2 praticamente, 5-3-2, chiamiamolo come ci pare. Comunque in sostanza ragazzi è questo. Ha una difesa 5 però ragazzi, come potete notare, messa in maniera un pochino più particolare, con i terzini comunque abbastanza alti rispetto alla linea dei difensori. Un mediano davanti ragazzi che fa da filtro, che è fondamentale come dirà. Un trequartista che è giocatore chiave, di cui vi parlerò perché questo giocatore veramente mi ha stupito. Un esterno e due punte ragazzi. Partiamo ragazzi dal portiere. Il portiere per me è il portiere più forte del gioco, o comunque uno di quelli principali, insomma fra i principali candidati a esserlo. Perché ha delle statistiche ragazzi incredibili, una vera e propria saracinesca. Diciamo che il portiere però, a differenza delle altre posizioni in campo, è l'unico giocatore che vi do la possibilità di scegliere anche un offensivo. Gli altri ragazzi è fondamentale avere questa tipologia di carte. Perché così vi garantisco che il modulo gira, che il modulo si muove bene. È un modulo che ho studiato perché avevo provato la difesa 5 gli scorsi giorni in diverse varianti, ma nessuna mi convinceva più di tanto. Un'ottima variante di questo modulo potrebbe essere, quando magari vogliamo coprirci un po', il 5-2-1-2 praticamente, quindi messi con i due mediani, un trequartista e due punte, che può andare diciamo come variante a questo modulo. Però io appunto proprio da quella variante ho preso ispirazione e ho buttato fuori questa variante appunto. Partiamo quindi dai difensori. I difensori ragazzi, abbiamo a destra un incontrista, quindi il centrale dei tre è un incontrista, molto forte questa carta, una grande velocità, un'ottima difesa, comunque un buon passaggio per dire che è un difensore ragazzi, ma il suo forte veramente è la fisicità, perché è un giocatore incredibile. Io da quando l'ho trovato utilizzo praticamente sempre lui come titolare, perché mi ha veramente stupito. Nota importantissima ragazzi di queste carte: devono essere tutte veloci, cioè in difesa ragazzi io ho notato che con l'attuale gameplay fa la differenza se abbiamo carte veloci. Se abbiamo carte magari fisiche ma lente ragazzi, secondo me perdiamo parecchio. E poi chiaramente degli ottimi parametri difensivi, perché ovviamente sono dei difensori e devono stare appunto lì, non devono salire. Centrale ragazzi, io utilizzo questo Paolo Maldini che come la carta uscita qualche giorno fa è veramente incredibile. Il giocatore completo, ha tutto praticamente, è veloce, bravo tecnicamente, grande difesa, grande fisico,
di testa le prende tutte, ragazzi, colpo di testa 93, quindi veramente le prende tutte. Ragazzi, che dire, se non avete lui semplicemente vi dico, ragazzi, compratevelo. No, scherzo. Capisco che c'è anche chi magari non ama lo shop, però ragazzi, se non avete lui va bene anche uno sviluppo o il terzino difensivo di la versione appunto terzino difensivo di costa curta, che dovremmo avere un pochino tutti, anche se fisicamente non è proprio il massimo, almeno per come l'ho maxato io, quindi vi consiglio a quel punto magari più uno sviluppo. Ricordatevi però, ragazzi, sempre comunque con un'ottima velocità. Io appunto qui come sviluppo, quindi a sinistra, mi porto Beckenbauer, che ha anche lui una grande velocità. Li ho maxati tutti quanti così, ragazzi, proprio perché mi sono accorto che riesco a giocare molto meglio in difesa. È difficilissimo che un attaccante si scappi, perché comunque riesco sempre a recuperarlo. Ragazzi, questo Beckenbauer lo stesso è fortissimo, capisco che non tutti ce lo possiamo avere, va bene anche un'altra carta sviluppo. L'importante, ragazzi, è che abbia queste caratteristiche: velocità, abbia un'ottima difesa e comunque una discreta tecnica, perché si troverà qualche volta magari costretto a dover fare un passaggio o comunque un lancio, deve avere un minimo di tecnica. Chiaramente la tecnica dei difensori non è come quella dei centrocampisti, possono essere anche leggermente inferiori tecnicamente, però comunque, ragazzi, teniamo conto che se abbiamo un giocatore dietro che è discreto tecnicamente è meglio, perché qualora dovesse fare un passaggio filtrante e arriva direttamente all'attaccante, magari è smarcato, possiamo mettere in difficoltà. Poi, ragazzi, a sinistra Theo Hernandez. Theo Hernandez, ragazzi, questo è un terzino mattatore fortissimo. L'ho rispolverato dalla mia tribuna perché era lì a prendere freddo e invece l'ho rimesso, diciamo, fra i titolarissimi. È importante, ragazzi, che a sinistra ci sia un terzino mattatore. Perché? Perché mentre a destra, e questo modulo appunto il bello è quello, perché mentre a destra appunto abbiamo una catena di sovrapposizioni, di inserimenti vari, qui a sinistra è importante che questo, facendo i movimenti, appunto venendo dentro il campo, perché il terzino mattatore, ve lo ricordo, fa questo tipo di movimento non ad andare largo in fascia, ma un pochino più ad accentrarsi, ecco. È importante perché dà una mano a Vieira e a De Paul, oltre che comunque delle volte te lo ritrovi che magari uno si allarga e lui si inserisce, quindi molto interessante in questa posizione il terzino mattatore. Anche lui, ragazzi, ottima tecnica, buona difesa chiaramente, perché comunque rimane pur sempre un terzino, e una grande velocità, perché, ragazzi, quando parte che si inserisce in attacco deve essere comunque veloce e talvolta potrebbe arrivare anche alla conclusione. Non ha questa grandissima conclusione, ha solo 72, ma comunque, ragazzi, sa rendersi molto pericoloso quando, diciamo, va a inserirsi, perché arriva da dietro, la difesa non se l'aspetta e lui è pronto a far male. Mediana, ragazzi, mediana abbiamo questo Patrick Vieira, un incontrista, va bene anche o un collante o un onnipresente. Io utilizzo lui perché comunque lui secondo me è uno fra i migliori mediani del gioco. Anche lui ottima tecnica, ottima velocità, grande difesa, perché comunque spesso e volentieri si troverà in mezzo alla difesa, di conseguenza deve essere quasi un difensore, ma con delle caratteristiche più da centrocampista che da difensore. Quindi questa, diciamo, è la sua carta. Va bene, ripeto, anche un onnipresente o un collante, dipende un pochino come ne ci troviamo meglio. Se avete lui, ragazzi, se avete una carta incontrista, usatela, e usate soprattutto, se avete Vieira, usate Vieira. Io vi do anche delle alternative perché capisco che non tutti possiamo avere queste determinate carte, quindi bisogna avere chiaramente delle altre soluzioni. Qui, ragazzi, è fondamentale in questa posizione metterci un giocatore chiave. Fondamentale perché? Perché, ragazzi, in questa situazione in cui comunque Hernandez, come ho detto prima, delle volte viene in mezzo, Cafu si sovrappone delle volte a Dembélé per creare superiorità in fascia, lui allo stesso tempo praticamente si butterà spesso e volentieri in mezzo a questi due signori che sono le due punte. Quindi
è per quello, ragazzi, che vi dicevo, sembra all'apparenza un modulo difensivo, perché non abbiamo 5 persone in difesa più un mediano, quindi però allo stesso tempo, ragazzi, con queste caratteristiche di giocatori, credetemi che invece risulta molto molto offensivo, e quando si attacca si hanno sempre tanti uomini comunque in attacco. Dicevo di De Paul, ragazzi, una carta strepitosa. Io l'ho riscoperta perché quando l'avevo vinta, insomma, non mi aveva entusiasmato come giocatore, infatti finì per un bel periodo in panchina. Poi un giorno decisi di provargli un'altra build e, ragazzi, da quel giorno è diventato per me un giocatore inamovibile, cioè incedibile, incredibile, ragazzi, perché comunque veramente si muove in un modo unico, nonostante non abbia questa gran finalizzazione, ragazzi, fa dei golassi, soprattutto a giro, è veloce, ha una buona tecnica, difende, ragazzi, anche se in difesa, ripeto, non è come già detto questo gran muro, comunque fa anche bene la fase difensiva, recupera palloni, insomma un giocatore, ragazzi, per il centrocampo completo, almeno per come lo interpreto io. A destra, ragazzi, a destra abbiamo Dembélé, che è un'ala prolifica velocissima peraltro, che spesso e volentieri si inserisce e va pure al gol, molto molto forte, molto interessante questa carta. Anche lui, velocità, tecnica, ragazzi, la cosa essenziale in questo ruolo, appunto, un po' come anche negli altri, se avete notato nella mia squadra sono tutti veloci, devono essere, ragazzi, giocatori veloci. Ormai il gameplay, per come lo vedo io, è diventato un pochino più rapido, anzi un bel po' più rapido rispetto ai vecchi, e soprattutto rispetto a PES, quindi bisogna un po' dimenticarsi quel tipo di gioco e andare un pochino più verso quello che è un FIFA, per dire. Quindi di conseguenza la velocità fa, diciamo, da padrona in questa circostanza. Anche lui, ragazzi, se non avete lui va bene un'altra ala prolifica, però qui secondo me, ecco, è importante che sia ala prolifica, perché per come vedo io questo modulo deve andare, ragazzi, dritto sulla fascia e spesso e volentieri mettere comunque palloni in mezzo. In via del tutto eccezionale posso consigliarvi, se non avete ali prolifiche fortissime o comunque non ci vedete bene un'ala prolifica, in alternativa vi potrei dire completamente l'opposto, cioè anziché andare dritti tagliamo al centro, perché, ragazzi, qui con le istruzioni che poi vi dirò, questo terzino salirà parecchio, sale, quindi si sovrappone, e di conseguenza, avendo un taglio al centro, è vero, magari abbiamo un po' più di traffico poi qui nella zona centrale, però allo stesso tempo abbiamo diciamo 3 attaccanti e comunque un esterno, che in questo caso è Cafu, che si va a sovrapporre invece esternamente, quindi potrebbe essere interessante provarlo e testarlo. Davanti, ragazzi, invece abbiamo un opportunista, che è questo Mbappé, che è incredibile, ripeto, per me è come una leggenda, perché ha delle statistiche pazzesche, velocissimo, forte, segna in ogni modo, ragazzi, questo Mbappé segna in ogni modo. Se non avete questo Mbappé, questa versione, va bene anche qualche altro Mbappé, ne sono usciti degli ultimi molto molto interessanti, quindi vanno bene anche gli altri, però lui in particolare, ragazzi, io ho lui e vi dico appunto di lui, è incredibile. A fianco a lui ci ho messo Drogba, ragazzi. Questo Drogba è un rapace d'aria, ma va bene anche un altro opportunista. Molto molto interessante questa carta, io l'ho maxata in questa maniera. Potenza tiro, ragazzi, gliel'ho proprio sfondata, cioè potenza tiro 99, tira delle mine, cioè tira delle bombe assurde, ragazzi, soprattutto se riesce a fare il tiro sensazionale, che tra l'altro vi dico, appunto, ho lasciato nel canale il video appunto sul tiro sensazionale qualche giorno fa, mi raccomando, se ve lo siete persi andatelo a vedere perché è molto molto interessante, ci sono dei piccoli trucchetti. E quindi dicevo, è una carta anche lui completa, ottima. Io la utilizzo adesso, ultimamente la sto un pochino riutilizzando di più per via dei cross, perché comunque su questo modulo
con l'ala prolifica spesso e volentieri ci troveremo a crossare, ad avere lo spazio per crossare, perché si concentreranno tutti, la difesa quindi avversaria tutta verso il centro, perché comunque De Paul attacca centrale, Mbappé attacca centrale, Drogba lo stesso, Hernandez va comunque per vie centrali, di conseguenza si libererà spesso e volentieri lo spazio improvvisamente sulla fascia per Dembélé, che può allargare improvvisamente il gioco e magari mettere un bel traversone in mezzo per Mbappé o Drogba. Ma ragazzi, adesso andiamo nella parte più interessante di questo modulo, perché questo modulo funziona bene, sì, è vero, con queste carte, ma soprattutto con queste istruzioni individuali. Le istruzioni individuali sono particolari ma molto efficaci. Io intanto do l'offensivo sul terzino destro, offensivo sul terzino sinistro, perché ragazzi, come già detto, devono salire, le fasce su questo modulo devono spingere. Questa è una finta difesa 5, per chi è stato attento e ha seguito il video, è una finta difesa 5, perché alla fine ragazzi quando attacchiamo ragazzi siamo, credetemi, siamo in tanti, salgono i due terzini, Vieira rimane di là, De Paul comunque un giocatore chiave, c'è già Dembélé che sta in avanti, i due attaccanti, cioè ragazzi siamo veramente, abbiamo tante soluzioni, e quindi di conseguenza se siamo bravi possiamo andare facilmente in porta e fare gol. E poi ragazzi l'altro invece è il contropiede, io l'ho dato a rapace d'aria a Drogba, perché comunque mi piace che Mbappé magari si muova un pochino di più, Drogba che è più, diciamo, un pochino più grosso rispetto a Mbappé fisicamente, che magari sta più su a far da torre, a proteggere palla e ad aspettare quindi magari che salgano tutti gli altri compagni. Quindi ragazzi provateli queste istruzioni perché sono molto interessanti. Ripeto, un altro modulo, e lo possiamo andare anche a vedere insieme, come tattica secondaria che io vorrei metterci appunto è proprio questa, il 5-2-1-2. Scusate, mi ero perso. Perché comunque ragazzi è un modulo molto simile, l'unica cosa è che non abbiamo chiaramente magari tutta l'afflusso sulle fasce come con l'altro, però comunque è un modulo molto interessante. Chiaramente quel Dembélé, in questo caso trequartista, non ci fa nulla, è un po' sprecato, ma qualora decidessimo di utilizzarlo ovviamente ci porteremo in panchina un giocatore che possa fare magari entrambe le cose, sia il trequartista che l'esterno. Se lo vogliamo rendere addirittura ancora un pochino più offensivo potremmo anche far così, quindi magari alziamo un pochino loro due e qui ci mettiamo una seconda punta. In questa maniera ragazzi avremo comunque un modulo abbastanza offensivo ma allo stesso tempo anche un pochino più coperto, perché chiaramente con due mediani, ok, De Paul non sarà magari il massimo come mediano, però soprattutto per la carta che ha, però comunque ragazzi da switchare ogni tanto ci può anche stare. Possiamo anche dare le istruzioni individuali, e a questo punto darei anche il difensivo a De Paul se proprio dobbiamo tenere lui, il difensivo lì, e il contropiede sì, va bene, anche a Mbappé va bene uguale, o facciamo come l'altro sempre a Drogba. Vi faccio vedere ragazzi adesso la panchina, quindi i sostituti sono Costa Curta e Nesta per quanto riguarda i difensori. Eze me lo porto perché comunque lui, ecco, è uno di quei giocatori che può fare sia il trequartista che l'esterno, quindi qualora volessi mettere un esterno oppure spostare, mettere un altro trequartista, insomma inventarmi qualche cosa, ho la carta. Digno ragazzi, Digno come ala prolifica, fortissima anche lui questa carta, che infatti si alternano spesso e volentieri con Dembélé, o se voglio metterlo come seconda punta Kanté e Gilberto Silva per quanto riguarda ragazzi la mediana, Pirlo e Sneijder per quanto riguarda comunque sempre centrocampo o trequartisti vari. Pirlo magari quando lo metto CC, quindi abbasso De Paul e metto lui. Rummenigge e Bebeto, ragazzi questa carta di Bebeto è incredibile, senza palla molto forte, e in avanti ragazzi Haaland e Messi da alternare sempre con appunto gli altri attaccanti. Quindi ragazzi
Questo è il modulo, mi raccomando provatelo ragazzi, perché credetemi è molto molto interessante, molto molto forte. Fatemi sapere nei commenti ragazzi che ne pensate, se l'avete provato, come l'avete provato, se volete anche soltanto prendere spunto fate pure. Vi garantisco però ragazzi che così funziona, credetemi. Io vi saluto, alla prossima dal vostro Luca Taranto, ciao!